barca da 25 piedi dentro. Ok, vediamo la mandra, vediamo come è diventata, eccola. Abbiamo, diciamo, una zona cucinina con il frigo che non è assolutamente grande, vedete, però raffredda molto, a 220 o a 12 volt. Abbiamo una zona soggiornino dove ci si prepara, e questa zona cucinetta è qua che ho la piastra a induzione, ok? Avete visto la cuccetta di prua con le sue luci, ok? Poi si va nell'altro vano, chiamiamolo così. Il paiorato è messo benissimo, è molto grosso, non c'è un filo d'acqua, la barca non imbarca un filo d'acqua, niente. Poi c'è il letto che oggi è delle ragazze. Vi prego di non guardare il disordine. Non teniamo scarpe in barca di solito, ma sapete quanto sono gelose le ragazze delle loro scarpe. Poi abbiamo l'altro letto, quindi abbiamo 4 posti letto, ma veramente veramente comodi, veramente comodi. Un bellissimo paiorato. Là dietro c'è il vano motore, ma io là dietro tengo i tavolini e tutte quelle cose lì, perché sotto al posto del motore che c'era prima è stato creato un gavone che va fino a poppa abnorme. Ve lo potrei anche far vedere, sì, dai, con i tavolini, vedete, con i tavolini, la borsa attrezzi. Adesso non so se si vede, ma sono 3,5 metri di gavone. Là c'è un mega serbatoio in acciaio e i tavolini, uno apribile e l'altro no, e qua c'era il motore prima, ma adesso c'è un mega gavone. Ci starebbe anche una cuccetta. Stavo pensando di fare una cuccetta per il mio terzo figlio, ma c'ha 20 anni, viene poco, e allora rimango con 4 letti, perché qua ci starebbe una cuccetta, capito? Ma ci starebbe alla grande, verrebbe solo fuori, probabilmente qua con la testa o con i piedi. Ci staremo in 5, però dopo sarebbe invivibile. Qua c'è un bel tavolo. Pensate che anche se sono la 10ª barca, questa è la prima volta che ho un vero e proprio tavolo da carteggio. A parte la corrente qui che ho dovuto mettere per far caricare i telefoni alle ragazze, ma guardate, vedete, là c'è anche uno scarico per il lavello, perché lì c'era il lavello. L'albero è passante, qua ci sono le finestre, là ci sono tanti spazi gabonabili, tanti, dove io tengo le mie cose. Là metto tutte le vele perché sono ampissime, ho tante vele, anche il Gennaker, 3 fiocchi, 2 rande, e poi il pozzetto che l'ultimo lavoro che ho da fare è quel coperchio di poppa, perché lo sto levigando, faccio di questo colore qui, di questo tech qui, 6 winch, grizze nuove, il Boma quadro bellissimo, un tendalino che solo questo costa quasi 1.000 euro perché è un 4 archi, e tutte queste cose, insomma. Pozzetto e lei larghissima e piazzatissima, è enorme, come vaglio, larga, più larga di quella barca che sto andando a prendere di 9 metri, comoda e bella. E lei la cosa bella è che qualunque sia la barca delle due che darò a qualcuno dei follower del canale, ha già il posto barca, c'è già il posto barca per tutto l'anno, quindi se facciamo le cose le facciamo fatte bene, ed è così. Adesso sono avanzato troppo di prua, non lo so, devo mettere un bozzello, qualcosa che mi porti indietro la barca. Qua non c'è onda, ma non voglio che vada a toccare. Bella Mandragola, tanto bella, la spiga che me ne sono proprio innamorato, se no probabilmente l'avrei già data, capite? E così anche la 10ª barca è completata.
Il mitologico Vagabond 25, ne parlavano tutti, l'ho dovuto avere, l'ho avuto. Guardate, qua c'è anche il porta a bompresso Tangone, un albero doppia crocetta che ce l'hanno solo le barche di 40 piedi. Albero doppia crocetta, Strallo cavo da regata. Larghissima. Ma le cose che mi hanno impressionato di più di questa barca sono la sua velocità e la sua stabilità, oltre anche alla sua portabilità. Infatti l'ho portata a 2 nodi sotto la velocità del vento. Io Emanuele, ragazzi, come sempre, come dal 2000, trasferimento, via! Così stavolta, come mi aveva consigliato il mio amico Loris, non abbiamo badato a spese. Tutto nuovo, dalle drizze al Windex, e il risultato è stato stupendo. Mi ritrovo ad avere una barca che, oltre ad aver soddisfatto ampiamente me, farà felice qualcuno di voi. Sì, perché ho deciso di dare mandragola. Ho un'altra barca della quale occuparmi. Però, davvero, mandragola sarà la barca che rimpiangerò di più in assoluto. Chi avrà questa barca quindi avrà una barca completamente velata nuova, completamente ripristinata, come se fosse uscita ieri dalla fabbrica. Infatti abbiamo fatto l'antivegetativo nemmeno 3 settimane fa e la barca ora è pronta a far felice qualcuno di voi. Sono stati quasi 5 mesi di lavori, di arrabbiature, di viaggi, di soldi spesi, ma anche di tanto amore da parte degli amici, di Manuel, di Tidio, di Bruno, di Alberto, di Elisa. È stato un viaggio fantastico. Per questo avevo pensato di tenerla questa barca, perché Mandragola è davvero speciale, e addirittura fare un quinto letto per il mio terzo figlio. Ma no, la mia missione è un'altra, è far felice qualcuno di voi. E adesso c'è già un'altra barca da rifar splendere, perché se ti sei già iscritto a questo canale allora sai già che Giorgio il Mare è un eterno sognatore, un inguaribile romantico, e non si sa fermare, non si può fermare. Non importa quanti soldi ha speso, non importa quanto lavoro ha messo, perché lui avrà sempre quell'insaziabile esigenza di scoprire cosa c'è là nascosto dietro l'orizzonte. Così non si può fermare. Perché, vedete, i sognatori hanno quell'inguaribile malattia che li rende convinti che il prossimo giorno sarà sempre quello che regalerà la grande avventura. E così questa decisione. Mandragola andrà a qualcuno di voi. Chi la prenderà sarà un amico del canale e avrà un posto barca proprio qui, a fianco a Giorgio il Mare. O se preferisce, armerà le vele e porterà questa bellissima barca da 8 metri ovunque lui desideri. Così ho deciso. Ora c'è un'altra missione e quindi fatevi avanti. Se volete questo sogno all'unico prezzo che vi possiate permettere, e avete capito bene, che vi possiate permettere, allora scrivetemi. E adesso mi scuso, ma vado un po' in piscina perché in questo bel marina c'è la piscina salata. E adesso vado un po' perché se muore. Ok Bocci, nel mio villaggio ho fatto tanti anni il bagnino e la piscina la a bordo. Ogni volta che mi chiedevano un animatore col brevetto dovevo impazzire per cercarlo finché mi sono fatto il brevetto. E ho fatto tantissimi anni le sostituzioni, mancava sempre un bagnino, io da capovillaggio facevo il bagnino. E a bordo la piscina, cioè non ce la faccio proprio più, anche al Lido di Bolzano. A tutti i lidi dell'Alto Adige ho fatto il bagnino, responsabile dei bagnini, e la piscina mi viene la nausea solo a vederla, ma qua la piscina è salata ed è un'altra cosa. E poi 37 gradi alle 8 di mattina sono troppi, quindi vado in piscina.
Non so che fare, devo andare, devo uscire perché io sto per scoppiare, no. Emigrare, evacuare perché sono stufo di restare qua a vedere, no. Vedere il mondo che cambia, la vita che cambia, io che sogno ma non c'è più niente da sognare, né da capire. E mentre aspetto di affondare mi trasformo in marinaio e prendo il mare, alzo le vele, il mare è caro e il vento non soffia perché vuole dormire e riposare. La tramontana si sposa con l'ibeccio e si mette a far l'amore. Fra i suoi sospiri mi fa cambiare rotta e fa agitare il mare, lo fa incazzare. Poi cambio bordo con un colpo al timone e di bolina scelgo la direzione. E mentre scalo le onde del mare, col vento in poppa ritorno a navigare.